Benvenuti a tutti gli amici di Music Off, siamo qui da Tommassone Roma, io sono Davide Tommassone in compagnia di Moreno Miglione e siamo qui per raccontare ancora la nostra storia. Siamo arrivati alla vendita della Gibson è venuta alla Chicago Musical Instrument nel 1944, siamo in periodo di guerra, siamo in un periodo in cui Gibson toglie dalle sue chitarre il truss-rod perché bisogna risparmiare con i materiali ferrosi, gli acciai, bisogna fare aerei, navi, è un momento un po' difficile per la parte che riguarda l'acciaio e i metalli. È un momento un po' particolare, la produzione cala un pochettino, però c'è sempre voglia di crescere musicalmente e mentre finisce la guerra, mentre la guerra sta volgendo al suo termine, c'è tutto un fervore che accompagna l'esigenza di suonare le chitarre elettriche sempre di più e sempre più spesso, quindi non è più l'utilizzo della chitarra legata alla semplice orchestra, quindi nelle sale da ballo, diciamo così, ma ci sono sempre più trasmissioni radiofoniche, ci sono sempre più interventi in televisione, quindi lo strumento chitarra elettrica diventa comune denominatore di molti momenti delle famiglie americane soprattutto, ma europee anche, ma in America c'è molto di questo movimento. E quindi sempre di più nasce questa esigenza di avere tra le mani uno strumento che non sia uno strumento più solo acustico, non sia più solo acustico elettrificato, tanto che in questo momento c'è l'idea da parte di Gibson di ridurre le casse con delle versioni Electric Spanish, però con le casse un po' più ridotte, perché aumentando l'amplificazione, l'effetto dell'amplificazione, nascono i rischi di feedback, quindi grandissime lotte tra i costruttori per ridurre il rischio di feedback, ma aumentare il volume degli amplificatori. Insomma, cose che adesso noi diamo per scontate, per semplici, per quasi sciocche, in realtà rappresentavano un problema importante che veniva scoperto quasi di giorno in giorno nell'evoluzione del prodotto. Quindi grande voglia di qualche cosa di solido, di non acustico, che non rischi il feedback e che permetta di suonare nell'amplificazione dal vivo. L'abbiamo presa fuori un po' prima del momento giusto, però non stavamo più nella pelle, questa Gold Top, questa è un'edizione del 56, ma è un po' il percorso che in casa Gibson si farà a fatica, perché per un po' fu osteggiato all'interno della casa madre, perché loro avevano già le loro belle chitarre acustiche, semiacustiche, con la tavola bombata, quindi tutto legato all'eliotteria, tutto legato al disegno di Gibson, di Orville Gibson all'inizio, tutto legato allo studio di Loar, sul risonatore, sull'acusticità dello strumento, sul far vibrare tanto. Cavolo, in questo momento l'esigenza era quasi il contrario, una roba devastante per chi lavorava in Gibson, non fare degli strumenti che non vibrassero o non suonassero come gli strumenti acustici che facevano fino a pochi anni prima. Ripeto, a noi sembra tutto molto normale, molto sciocco, perché lo vediamo e lo pensiamo con gli occhi del 2020, ma nei primi anni 50, alla fine degli anni 40 non era così. Tanto che poi c'erano già delle aziende che erano andate in quella direzione, quindi Fender stava già lavorando, Fender parte dall'amplificazione, un genio dell'amplificazione, ma incomincia a pensare a costruire uno strumento che suoni e che superi i problemi di feedback. C'era un personaggio in America che stava avendo un grande successo dal punto di vista musicale, in coppia con una bellissima signora americana, e che stava prendendo proprio il dominio degli spazi musicali con la sua chitarra. Ma questo non era un musicista normale, era un musicista un po' inventore, un po' genio, ha cominciato a provare a registrazione multitraccia, a pensare di fare cose che non appartenevano proprio al dominio del classico musicista. E questo signore era il signor Les Paul, Lester, e che per un po' cercò la collaborazione con Gibson per riuscire a fare uno strumento che fosse conforme, compliance alle sue esigenze, però un po' di stoppettini li aveva ricevuti informali, tutti molto carini, sempre quelli di Gibson, ma non c'era tempo da perdere con della roba
solida che non suonasse, lui faceva le chitarre acustiche, buone. E lui intanto viveva a New York, viveva spesso a New York, non sempre, andava quindi da Epiphone andava nel fine settimana e incominciava a tagliare, smontare, riunire, riassemblare strumenti, era proprio come un bambino con i giocattoli da assemblare. E fu così che nacque la sua prima chitarra non solida, perché comunque aveva una sua forma, una sua acusticità, ma con l'obiettivo di evitare problemi di feedback, era la The Log, un po' un Frankenstein, un assemblaggio un po' bruttino a dire il vero, però era lì che lui aveva incominciato a lavorare in questa direzione. Forse proprio per questo interesse e questo grande nome che aveva, perché veramente vendeva una quantità di dischi incredibili, ed era richiesto in tutte le televisioni, perché ricordiamoci era anche il momento in cui televisione, radio, tanta radio, la gente ascoltava tantissima radio, vuoi perché ormai la guerra era finita, quindi non c'erano più i bollettini e invece si pensava un po' a tutta la ricostruzione in Europa e a un po' alla ricrescita in generale, ma c'era tanta voglia di musica e Gibson chiama in qualche maniera, attraverso un personaggio che anche lui farà la storia, che è Ted McCarthy, il nuovo responsabile general manager di casa Gibson, del gruppo CMI, quindi Chicago Musical Instrument. È lui che chiama Les Paul e dice facciamo qualcosa insieme. Fender sta facendo una roba in California, sta presentando qualcosa, c'erano forse delle mezze spie che si raccontavano a vicenda quello che accadeva dall'altra parte, e anche loro decidono di mettere insieme un gruppo di ricerca e sviluppo, un R&D development, un gruppo di ricerca per fare uno strumento solido che potesse portare il nome Gibson, e si affianca a questo progetto Les Paul. Sono vari racconti nella letteratura, se si legge quello che dice Ted McCarthy è che in realtà tutto il prodotto, tutto il progetto, tutto lo strumento è stato realizzato dal gruppo del settore di ricerca e sviluppo della Gibson, e hanno presentato il prodotto finito a Les Paul, che alla fine ha deciso solo di dargli il colore gold perché era più ricco, più importante, e usciva un po' dai canonici colori neri o sambas che fino adesso, o naturali, fino adesso si vedevano nelle chitarre Gibson. Mentre a sentire Les Paul è l'esatto contrario, in realtà lui ha partecipato iperattivamente al progetto, e il progetto era quasi un po' la prosecuzione del suo The Log fatto in casa Gibson. Credo che forse, come tutte le cose, la via di mezzo sia la cosa giusta. Difficilmente credo che il signor Les Paul potesse accettare una roba già fatta, lui che era un piccolo inventore, a Bologna si direbbe un ciappinista, uno che fa tutte le cosine con le mani e le tocca lui, le inventa lui. Penso che altrettanto entrare in una produzione così già importante, così vasta come Gibson, non fosse possibile da una persona esterna dare delle indicazioni così precise di produzione. Fatto sta che nel 1952 nasce il primo prototipo di Les Paul, che non era proprio così come quella che ha in mano Moreno in questo momento, nel senso che non erano presenti la BR1, il ponte, il tailpiece, ma c'era un trapezio che partiva da qua dal fondo e le corde uscivano e partivano direttamente lungo la tastiera. Probabilmente c'erano anche un po' di problemi di inclinazione corpo e manico con un'ottimizzazione non proprio perfetta, tanto che i primi prodotti erano veramente un po' duri da suonare, i manici erano molto grossi perché nonostante la presenza del truss rod si trovavano di manici decisamente impegnativi primi. Però il pick-up era un P90, un pick-up come questo, un single coil a bobina larga, un sapponetta, sempre dietro a Fuller che aveva fatto il Charlie Christian, l'idea era partita da lui, poi nel tempo vedremo come proseguirà la variazione del prodotto. Fatto sta che nel 1952 presentano la prima chitarra solida e fu un successo planetario, nel senso che al di là della difficoltà un po' iniziale del primo modello che si evolverà nel 54, nel 56, nei modelli successivi, il risultato dal punto di vista sonoro era più o meno questo.
Bene, bello. Anche qua però guardandolo con gli occhi del 2020 sembra tutto scontato, ma questo in quegli anni non c'era, non esisteva, e creare uno strumento di questo tipo non era facile, soprattutto cercando di mantenere la personalità di casa Gibson. La personalità di casa Gibson stava nelle curve, nel corpo con la tavola bombata. Fender aveva fatto l'Esquire, la Telecaster, quindi una tavola piatta, Rickenbacker stesso con tutti i suoi prodotti, ma anche Viviton, anche la produzione che aveva fatto l'Oar fuori da casa Gibson. In realtà erano prodotti dal punto di vista di selotteria comunque molto, molto semplici. Comunque Ted McCarthy voleva fare qualcosa di speciale e insieme alle Paul credo che ci siano riusciti. La scelta di unire il mogano del corpo all'acero del corpo non è casuale, unisce la rotondità, la melodicità, il corpo sonoro del mogano con una tendenziale brillantezza, apertura dell'acero. Scelta che poi nel tempo verrà modificata, perché su altri prodotti che potremo vedere nelle prossime puntate ricercheranno nuovamente la corposità completa del mogano, quindi niente di casuale, tutto assolutamente molto cercato, molto studiato, molto voluto, mantenendo l'incastro corpo e manico, che però in questo caso su uno strumento solido doveva essere rivisto rispetto agli incastri tradizionali del tenone tradizionale o del dovetail che potevano essere presenti su altri strumenti a cassa. E in modo analogo anche la costruzione del manico, la parte della paletta che deve sempre ricordare questo tipo di strumento, ma si doveva uniformare in questa struttura. Quindi guardandolo oggi a distanza di oltre 60 anni ci fa sorridere perché la diamo quasi come se fosse una forma scontata. Ma non era così, la scelta della spalla mancante che era nata successivamente, la scelta tra farla Florentine o farla Venetia, farla arrotondata o farla punta, tutte cose che a noi diamo per scontate risultano semplici. I controlli dei potenziometri, un volume e un tono per ognuno, la scelta del selettore perché doveva essere ottimizzato, insomma veramente tanto lavoro. E questo è stato il là, è stata la partenza. Da questo prodotto negli anni a seguire partiranno altri prodotti ancora di casa Gibson che andremo a vedere, ma fondamentalmente il Les Paul Gold Top rappresenta lo stato dell'arte della partenza della chitarra elettrica solid body set neck di casa Gibson. Bene, grazie. Comunque un'emozione per noi raccontare questa parte di vita che sentiamo e abbiamo non vissuto, ma in qualche maniera attraverso chi ci ha preceduto abbiamo avuto modo di seguire. Un po' le precedenti puntate erano un po' più storiche. Stiamo entrando invece nel vivo della chitarra elettrica, nel vivo della chitarra che ha rappresentato la storia degli ultimi 60 anni. Vi aspettiamo quindi per la prossima puntata, approfondiremo ancora il discorso Les Paul e le chitarre che seguiranno. Grazie di averci seguito, un saluto da Davide Tomassone, da Tomassone Bologna e da Moreno Miglione. Ciao amici di Music Off, alla prossima!